La 132 si arricchisce oggi di un importante modello, la 132 2000 a iniezione elettronica. Ma prima di parlarvi di questa caratteristica, che è la principale, voglio ricordarvi che la gamma delle 132 comprende la 1600-2000 a carburatori e la 2000-2005 diesel. La 132 dal suo esordio ha conquistato gradualmente sempre più spazio nella sua categoria, da 1600 a 2000, arrivando alla quota del 30% sul mercato italiano. È molto apprezzata anche all'estero per le sue doti di robustezza e sicurezza. Infatti il 70% della produzione viene esportato. C'è da notare che in Germania nel 1978 ne sono state vendute 15.000. Ora passiamo agli interni. Il grado di finitura è senz'altro all'altezza di una vettura di questa classe. Noto l'antenna dell'autoradio che è incorporata nel vetro stratificato, anzi voi probabilmente non la vedrete perché si tratta di un piccolissimo filo. Il comando dello specchietto retrovisore laterale viene fatto attraverso questa manopola elettricamente, senza dover ricorrere alla scomodità di uscire con la mano dal finestrino. I sedili sono ricoperti in velluto e si coordinano perfettamente con il resto dell'arredamento. La notevole abitabilità è quella consueta delle 132. Ha le stesse caratteristiche di spazio e comodità e una vasta gamma di optional che vanno dall'autoradio al tettuccio apribile. Ma torniamo alla caratteristica essenziale di questa 132. Che cos'è l'iniezione elettronica? Il motore ad iniezione rispetto a quello a carburatori ha dei vantaggi fondamentali. Ad esempio, nella fase attiva ogni singolo cilindro riceve il giusto dosaggio di carburante, quindi il motore diventa più potente, più pronto, direi più immediato. Ecco il vano motore, non ci sono i carburatori. Notiamo invece la centralina elettronica, che svolge le funzioni di un vero piccolo calcolatore e che comanda cioè il flusso della miscela momento per momento, tenendo conto di una vasta quantità di dati che vanno ad esempio dalla posizione del nostro piede sull'acceleratore, alla temperatura delle teste dei cilindri, ai giri del motore e alla temperatura del liquido di raffreddamento. Sulla distanza di 1000 metri, la 132 di iniezione rispetto alla 2000 a carburatori guadagna 1 secondo e 1 decimo con partenza da fermo con l'uso del cambio. Con l'alimentazione ad iniezione, la 132 2000 dispone ora di 122 cavalli, anziché i 112 precedenti. E la velocità che può raggiungere ora è di 175 km/h invece dei 170. È indubbiamente una velocità di tutto rispetto per una vettura comoda, sicura, molto adatta ai percorsi extraurbani. La guida in città è facilitata in quanto con l'iniezione si ha un aumento dell'elasticità del motore con una migliore ripresa. Infatti, sotto i 40 all'ora si può tranquillamente tenere inserita la quarta marcia e riprendere rapidamente per tutte le esigenze del traffico. Bene, a conclusione di questa prova posso dire che questo modello ad iniezione elettronica completa egregiamente la già numerosa famiglia delle 132. Ora vi saluto e arrivederci alla prossima prova.